Buongiorno, vorrei richiamare l'attenzione su 3 episodi recenti che appaiono essere stati sottovalutati nel dibattito pubblico. Il primo riguarda le dimissioni dell'ex capo dell'agenzia antiterrorismo, Joe Kent, che, nella sua lettera di dimissioni, ha dichiarato che la guerra contro l'Iran è stata voluta da Netanyahu. Non sussisteva alcun pericolo imminente per gli Stati Uniti derivante da un'azione dell'Iran. Secondo quanto emerso, Trump avrebbe invece seguito un'impostazione coerente con l'agenda israeliana. In particolare, sarebbe emerso che, in un briefing risalente al mese di dicembre, Trump avrebbe di fatto esautorato i propri servizi di intelligence, ignorando sia Tulsi Gabbard, capo dell'intelligence statunitense, sia Joe Kent, nonché il vicepresidente Vance, che comunque avrebbe confermato il suo pieno sostegno, qualora tale decisione fosse stata assunta, ma ascoltando esclusivamente Netanyahu, il direttore del Mossad e altre figure esterne. Un secondo episodio è emerso nel periodo pasquale, nella Situation Room, durante il monitoraggio della missione operativa diretta al recupero del pilota americano abbattuto nei cieli iraniani, presenti, tra gli altri, Donald Trump, il segretario alla difesa, Pete Hegseth, il generale Dan Kine, capo dello Stato Maggiore Congiunto degli Stati Uniti. Nel corso della riunione operativa, Trump sarebbe stato allontanato, perché giudicato non in grado di mantenere un adeguato controllo emotivo, con il rischio di creare disordine all'interno dell'apparato di intelligence impegnato nella gestione della missione. Ricordiamo che il giorno successivo, Trump pubblicò dichiarazioni estremamente aggressive nei confronti dell'Iran, arrivando ad affermare che avrebbe annientato la civiltà iraniana. Un terzo episodio, riportato dall'ex analista dell'intelligence della CIA, Larry Johnson, sulla base di proprie fonti, riferisce che Trump avrebbe richiesto al generale Kine l'accesso ai codici delle armi nucleari, che gli sono state negate. A questi episodi, già di per sé gravi, si aggiungono numerosi post pubblici, comprese affermazioni ostili nei confronti del Papa. Pur potendo alcuni di questi rientrare in una strategia comunicativa, appare difficile individuarne un beneficio concreto, e resta comunque rilevante la loro frequenza e aggressività. Nel loro insieme, questi episodi, pur dovendo essere valutati con prudenza, soprattutto l'ultimo, suggeriscono che, se anche non si riscontra necessariamente un decadimento cognitivo, Trump abbia evidenti difficoltà sotto il profilo del controllo emotivo. Tali difficoltà sollevano interrogativi sulla capacità di Trump di sostenere le responsabilità della presidenza. Potrebbe non essere un caso che più di 12 generali siano stati rimossi nel corso dell'amministrazione. Infine, dai corridoi della Casa Bianca, filtrano voci secondo cui Trump faticherebbe a mantenere l'attenzione per più di pochi minuti, in particolare durante i briefing mattutini, che verrebbero per questo ridotti al minimo indispensabile. In questo contesto, le persone che lo circondano tenderebbero a fornire esclusivamente notizie positive, evitando di rappresentare la realtà in modo completo, per timore delle reazioni. Si tratta di una situazione critica, che non può essere ignorata, soprattutto in un contesto di tensioni internazionali. A tal proposito, potrebbero essere significativi i risultati di un recente sondaggio Reuters Ipsos, condotto su un campione di 4.557 adulti negli Stati Uniti tra il 15 e il 20 aprile. È stato chiesto agli intervistati se e in che misura ritengano cambiata la lucidità mentale di Donald Trump. Dai risultati emerge che il 40% degli intervistati ritiene che la sua lucidità mentale sia rimasta invariata ed il 6% migliorata. Al contrario, il 51% giudica che sia peggiorata. Il 3% non ha espresso un'opinione. Inoltre il 71% ritiene che Trump non abbia un carattere moderato contro il 26% che lo reputano equilibrato. Infine Trump ha ottenuto la peggiore percentuale di approvazione, pari al 36%, contro il 62% che disapprova il suo operato. E voi cosa ne pensate?